Benvenuti a questa seconda parte del video rose in pasta di zucchero. Dopo aver preparato il bocciolo abbiamo atteso 24 ore e andiamo a continuare la lavorazione della nostra rosa. Utilizziamo uno stampino a forma di petali di rosa di dimensioni maggiori rispetto al bocciolo. Rispettivamente per il bocciolo 10 cm di diametro e per il resto della rosa 11 cm di diametro. Come vedete anche questo è un metodo alternativo per tagliare la pasta con il nostro stampino. Realizziamo sempre 3 serie di petali. Quelli che non utilizziamo li riponiamo protetti dall'aria nell'apposito accessorio. Come vedete lavoriamo sempre ogni petalo con il ball tool e l'apposita spugnetta, quindi assottigliamo tutti i bordi, utilizziamo il collante alimentare ed inseriamo il ferretto al centro dei petali. Quindi il bocciolo ha riposato per 24 ore e quindi adesso è ben asciutto. Ora posizioniamo il bocciolo e iniziamo ad incollare i 5 petali. Ora applicheremo i 5 petali con una metodologia diversa rispetto a quella utilizzata per il bocciolo. Ogni petalo verrà incollato al petalo precedente alla sua destra . E l'ultimo della serie verrà anche inserito all'interno del primo petalo, in questo modo. Ecco qua, una volta fatto questo, se ci è possibile, iniziamo già a sistemare i petali a nostro piacimento. Sistemiamo la parte sottostante . Ripieghiamo il ferretto e attendiamo circa un'ora. Dopo un'ora andiamo a lavorare altri 5 petali, i bordi, e in questo modo diamo un invito alla piegatura della pasta di zucchero, applichiamo il collante alimentare e di nuovo incolliamo i 5 petali con la stessa procedura che abbiamo visto in precedenza. In questo caso, come vedete, i petali tendono a cadere in quanto la pasta di zucchero è ancora troppo molle. Non è un problema. Terminiamo di incollare quanto più possibile i petali. Chiaramente non prenderanno la forma desiderata perché la pasta di zucchero è troppo fresca.
allora non facciamo altro che sistemare la parte inferiore, ripiegare il ferretto e appenderli per circa 10-20 minuti. Dopo 10-20 minuti la pasta di zucchero sarà leggermente più secca e quindi potremo andare a lavorare la forma dei petali. Una volta che abbiamo dato la forma desiderata ai petali, lasciamo sempre asciugare a testa in giù per un'ora. Dopo un'ora applichiamo il terzo giro di petali, che abbiamo sempre lavorato con il ball tool, che abbiamo sempre applicato il collante alimentare. Sistemiamo per bene la nostra rosa per fare in modo che i vari giri di petali siano sfalsati tra di loro e andiamo ad incollarli. Ogni petalo viene incollato al petalo precedente alla propria destra. Fino ad arrivare all'ultimo petalo, che, come abbiamo detto, inseriamo sotto il primo. Anche in questo caso la pasta di zucchero non è ancora della giusta consistenza e quindi lasciamo riposare, asciugare per circa 10-20 minuti a seconda dell'umidità ambientale. Nel frattempo prepariamo un supporto per l'asciugatura definitiva del fiore utilizzando un comune tovagliolo di carta da cucina. Lo ripieghiamo in questo modo a formare un anello. Ora abbiamo atteso il tempo necessario perché la pasta di zucchero sia della giusta consistenza, quindi riponiamo la rosa al centro del nostro tovagliolo. Utilizziamo questa spugnetta specifica per la lavorazione dei fiori. Vedete, inseriamo il ferretto in questo foro che ci permette poi di ripiegare il ferretto sotto la spugnetta. Ora che la pasta di zucchero ha la giusta consistenza, possiamo dare la forma definitiva ai petali della nostra rosa. Lasciamo asciugare in questo modo la rosa per 24 ore, 48 ore. E anche questa seconda parte del video è terminata. Vi chiediamo di continuare la visione dei nostri video cliccando nella miniatura in alto a destra. Potrete vedere la playlist dei fiori in pasta di zucchero, dove troverete anche la prossima ed ultima puntata di questo video. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al nostro canale YouTube Italian Cakes. Grazie e arrivederci.